Eccoci qua di nuovo. Un altro piccolo momento di condivisione con voi e con il Museo dei Tarocchi. Oggi la mia idea è quella di illustrarvi come funziona il sito del Museo dei Tarocchi, perché molto spesso qualcuno si perde all'interno delle pagine. Quindi è una sorta di guida, che è una guida al sito web, ma è anche un momento all'interno del quale vedrete tante piccole cose che rappresentano anche gli interni e le opere che il museo propone ogni anno in edizione rinnovata al visitatore. Per cui ecco che vado subito a condividere, diciamo, la pagina del museo. Eccola qui, ecco, museodeitarocchi.com. Come vedete, all'inizio c'è il bookshop e quindi entrando in questa parte vedete tutti i vari mazzi di tarocchi che in edizioni limitate vengono ad essere prodotti all'interno del museo e quindi dove potete sbizzarrirvi con gli stili, con gli artisti e con le diverse iconografie dei tarocchi. Ve li faccio scorrere un pochino, ci sono tante pagine per cui vedrete che c'è appunto tanta scelta per chi ama le carte e anche entrare in un mondo dove ogni cosa, se analizzata dal giusto punto di vista, può trasformarsi da opera d'arte in arcano dei tarocchi, oppure ogni elemento anche artistico, architettonico, può diventare motivo per una realizzazione di questo tipo. Vi faccio vedere ancora altre opere che naturalmente sono presenti anche in originale poi all'interno del museo, quindi qui vedete la riproduzione in mazzi, ma all'interno del museo poi trovate in realtà anche gli originali di, direi, tutti, se non quasi tutti, gli arcani che sono contenuti qui all'interno. Bene, torniamo un attimo indietro perché dopo la visita al nostro bookshop, nella pagina principale voi trovate tutte le date di apertura, quindi vi ricordo che serve la prenotazione. Ogni anno noi siamo chiusi nel periodo che va dal 1° di dicembre al 31 di marzo e anche nelle festività che vedete scritte all'interno del sito. Quindi tutti i riferimenti e poi vediamo un po' il museo. Ecco, benvenuti al Museo dei Tarocchi. C'è questa bellissima storia curata da un nostro caro amico, oltre che grande ricercatore, Giovanni Pelosini, che vi narra appunto tutte le vicende attraverso le quali il museo è nato. Alla fine, come vedete, trovate anche la nostra rete di corrispondenti. Il museo vive anche di relazione e tra le collaborazioni più antiche abbiamo corrispondenti in India, Svati Prakash, negli Stati Uniti, Arnel Ando, in Nuova Zelanda, Ferd Mercier e per l'Europa Giovanni Pelosini, appunto, autore anche di numerosi testi che poi magari nel corso di queste pillole, di queste clip vi facciamo vedere. Chi siamo? Ecco qui. Quindi storia, tradizione e arte. Qui praticamente viene raccolta la genesi e l'idea, il concetto sulla base del quale il museo vive e si nutre. Come vi dicevo prima, di relazioni non solo con i corrispondenti esteri, ma anche, diciamo, con molti artisti italiani. Il museo è punto di incontro di molti artisti italiani e anche con i visitatori, perché ogni volta chi viene a visitarci ci porta un pezzetto in più di conoscenza. È vero che non siamo solamente noi a spiegare e a guidarvi all'interno del museo, è vero proprio che attraverso le vostre impressioni, attraverso i vostri racconti, ci date sempre stimoli nuovi e la voglia di fare sempre meglio. Dove siamo? Quindi qui trovate
tutte le indicazioni per chi viene in treno, per chi viene in autobus, per chi viene in auto da Bologna, da Pistoia e da Firenze. Quindi trovate praticamente tutti i collegamenti per raggiungerci facilmente, così non vi perdete. Ecco, se venite in auto, un accorgimento: non seguite spesso i navigatori che per qualche motivo arcano, e qui non entriamo proprio nel mistero, non abbiamo ancora capito, potrebbero condurvi fuori strada. Seguite queste che sono indicazioni semplici, essenziali, ma che certamente vi porteranno da noi senza perdere tempo. Poi abbiamo le collezioni, le varie collezioni. Ecco, quindi qui una scorsa veloce vi faccio fare nelle opere del museo, che magari avrete visto anche in altre clip, ma che qui sono raccolte, e soprattutto sono raccolte le più importanti, le principali. Avete già visto la papessa, qui abbiamo mazzi che ci sono stati donati dal direttore del Museo dei Tarocchi di Tokyo quando è venuto a visitarci. Poi abbiamo invece mazzi, diciamo, di Massimiliano Nicolò, Atlantis e Astralis, visitatori che si trasformano all'improvviso in artisti. Molto spesso qualcuno ci consegna le sue opere e naturalmente noi siamo molto grati e le esponiamo all'interno del museo. Le carte di Aires, questa carte, diciamo, eh, stilizzate, che servono proprio per evocare tutti quegli archetipi che in questa essenzialità possono rimandare a vere e proprie sedute anche psicoterapeutiche, perché sappiamo che nell'attualità i tarocchi vengono usati anche per questo. Questo è un tarocco, diciamo, ispirato alla Santa Muerte, e poi, come vedete, artisti che arrivano da tutta Italia, che arrivano da tutto il mondo e che ci mostrano il loro modo di intendere le carte. Quindi ve li faccio scorrere piano piano, ma non troppo piano, perché così comunque vi rimane sempre il gusto della scoperta all'interno del labirinto che è il museo, e quindi di rivederle appunto dal vivo. Come vedete, le tecniche sono tantissime: collage, fotografia, Photoshop, pittura, ceramica, raku, terra. Sono tantissime le tecniche, e naturalmente avete capito che la maggior parte delle opere è legata chiaramente al mondo contemporaneo, e quindi a quel periodo storico che dal 1900 ad oggi ha consegnato ai tarocchi una vera e propria rivoluzione artistica. Vedete opere che vengono dalla Thailandia, opere che vengono dal Brasile. Quindi c'è un mondo nel mondo, e a noi piace moltissimo questa, mescolare un po' queste carte all'interno del museo. Vedete, sono già tante quelle opere che potete vedere qui nel sito, sono già tante le opere per avere un'idea anche di quello che può essere l'approccio e, diciamo la suggestione che il museo può dare non appena entrati. Guardate, questa viene dalla Nuova Zelanda, questa temperanza stranissima, e anche un'altra artista che lavora sugli abiti, Roisin Kearney, che ha fatto questo abito ispirato a Iside, quindi ai tarocchi e quindi alla nostra papessa. Poi abbiamo un'opera che avete già visto in un clip precedente, quindi un'opera di ricamo che rappresenta una delle carte dei massi storici viscontei, quindi un omaggio che dalla Nuova Zelanda e da tutto il mondo poi alla fine arriva all'arte dei tarocchi, nati nel meraviglioso periodo del Rinascimento italiano. Quindi vedete tante, tante opere. La mail art è stata una scoperta eccezionale. Queste opere, queste cartoline che vengono spedite, e per diventare arte devono essere viaggiate, tutte ispirate ai tarocchi. Beh, vi lascio qualche curiosità. Artisti del museo. C'è questo blog non aggiornato, quindi non fidatevi delle informazioni tecniche, ma che vi permettono di vedere altre opere che sono contenute nel museo, quindi così potete avere veramente una visione complessiva. E poi abbiamo i nostri libri. Noi naturalmente siamo casa editrice, e quindi in questo sito voi trovate tutte le nostre pubblicazioni, molte delle quali dedicate appunto ai tarocchi.
I video, quindi alcuni video che sono stati girati anche da importanti testate giornalistiche che sono venute a visitarci o televisioni che sono venute a visitarci. La galleria è un altro momento di incontro con i vari luoghi del museo. E i contatti, eccoci qua, i contatti per arrivare a noi, quindi qui avete il telefono che serve appunto per la prenotazione. Come sempre vi ricordo che la prenotazione è obbligatoria nelle date e nei giorni in cui il museo è aperto. Si può fare per telefono oppure attraverso una email e la cartina per aiutarvi a decifrare meglio il vostro itinerario. Naturalmente ci sono tutti le varie pagine tecniche che sono necessarie, ma non volevo mancare di farvi vedere eh, i convegni che il Museo dei Tarocchi, insieme all'Accademia Studi Ermetici, ha iniziato a produrre come momento di confronto, di incontro con relatori d'eccellenza internazionali, che appunto è iniziato nel 2024. E nel 2024, nel pensare a un convegno che potesse in qualche modo raccogliere l'essenza del nostro lavoro e del nostro progetto, niente di meglio appunto che Tarocchi, Ermetismo, Arte e Storia. Come vedete si è tenuto a Bologna in sale prestigiose dal 16 al 17 novembre e ci sono stati appunto, qui sotto trovate anche i video che sono stati realizzati in streaming nel corso di questo convegno e tutto il programma che magari può interessarvi semplicemente per capire la forza e la potenza di chi ha voluto mettersi a disposizione in maniera generosissima all'interno di questi convegni. Come vedete, l'Università di Exeter e tanti altri nomi importanti. Poi l'anno scorso, nel convegno del 2005, parlando di tarocchi, si parla anche di un alfabeto, si parla di una vera e propria lingua all'interno della quale si può esprimere momenti di vita, fare il punto della situazione, una lingua che va parlata evidentemente, quindi che va conosciuta. Quindi c'è stato il logico passaggio dai tarocchi agli alfabeti, l'architettura del sapere, sempre in novembre, come vedete, e anche in questo caso diciamo che scorrendo i nomi dei personaggi che hanno voluto dare lustro a questo incontro, troverete dei nomi eccellenti. Nel 2024 si è arricchito anche questo convegno di una parte dedicata al cinema, per cui in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, il Cinema Modernissimo, abbiamo realizzato un incontro con proiezione di due film, questa volta dedicato a Ingmar Bergman e gli arcani. E adesso ve li faccio vedere quegli arcani che hanno ispirato questa parte finale del convegno. Adesso devo tornare un attimo dentro lo store e vi faccio vedere, eccoli qua, benissimo, cerchiamo qui Bergman, è facilissimo trovare i tarocchi, come vedete, ok, qui mi si è aperto una pagina che non c'entrava niente, Bergman, devo far così, eccoli qua, questi sono i tarocchi di Ingmar Bergman, come vedete, immagini tratte dai suoi film che hanno ispirato questa realizzazione che poi ha fornito le basi ehm, per questa parte finale del convegno. E la realizzazione è dovuta alla nostra amica e collega Morena Poltronieri, amante di questo regista, che ha voluto immortalare in alcuni fotogrammi dei film eh, immagini che possono nel loro simbolismo e nella loro narrazione avvicinarci appunto al mondo dei tarocchi. Torniamo quindi alla nostra home page, che come vedete è museodeitarocchi.com e quindi
mm, vediamo anche di eh, togliere la condivisione, ok, così torniamo dal vivo e torniamo, diciamo così, a salutarci, all'invito. Di non vederci solamente online. Certo è piacevole, certo ci fa piacere se visitate il nostro sito, se vi gustate quelle che possono essere le opere d'arte contenute, i vari mazzi di tarocchi. Però la cosa che ci farebbe più piacere è vedervi qui, potervi ospitare e poter condividere con voi questo percorso che appunto nel 2027 celebrerà i 20 anni e quindi sarà un'importante occasione anche di festeggiare questo lungo percorso che insieme a Morena ci sta, diciamo, occupando una fetta di vita importante e vorremmo condividerla con voi. Grazie, grazie, vi aspettiamo.